Se hai più di 25 anni, te lo chiedono tutti. Parenti, amici, colleghi, tizi che vedi per la prima volta. Quando fai un figlio? E se ne hai già uno? Quando fai il secondo? E se ne hai già due? Quando fai il terzo? Fare figli è un imperativo sociale pressante ancora oggi, figuriamoci nel Medioevo. Era un chiodo fisso, seppur sempre dopo la morte, che era sempre in agguato. Come dargli torto, però? A quel tempo procreare era fondamentale per ogni famiglia. Quelle povere avevano bisogno di figli che lavorassero nei campi e quelle ricche di eredi che portassero avanti il loro nome, a cui lasciare beni, possedimenti e il posto nella gerarchia sociale. Anche la Chiesa dava enorme importanza alla procreazione. D'altronde anche nella Bibbia Dio dice siate fecondi e moltiplicatevi. Il testo sacro poi si dilunga sulla genealogia con tutta quella parte su Tizio, figlio di Sempronio, nato da Caio. Insomma, nella Bibbia la genealogia, compresa quella di Cristo, è molto importante. La nascita di Cristo e la maternità della Vergine Maria sono centrali nella fede cristiana, tanto che le immagini della natività di Cristo erano inserite un po' ovunque. Fino al XIII secolo la sterilità di uno dei due coniugi era causa di annullamento di matrimoni, ma anche in seguito la pressione sociale spingeva ancora gli uomini a ripudiare le mogli sterili. Per questi motivi le persone facevano di tutto per concepire. Qualsiasi metodo andava bene, da quelli più convenzionali come le cure mediche, che poi vedremo ai nostri occhi non avevano nulla di convenzionale, ai rituali tradizionali lasciati dal paganesimo, all'astrologia, fino ad arrivare a pratiche disgustose che poi verranno considerate stregoneria. Questo è il viaggio verso il concepimento che poteva compiere una coppia sterile. Prima tappa, il cristianesimo. La prima cosa da fare in caso di sterilità era gratis e alla portata di tutti. Pregare, pregare e pregare. Le coppie spesso si rivolgevano a santi specifici come Sant'Anna, patrona delle donne sterili, ma anche San Gabriele, annunciatore della nascita di Gesù. Perché Sant'Anna? Anna era la madre della Vergine Maria, che attese per 20 anni di avere un figlio insieme al marito Gioacchino. Poi un angelo annunciò ai due coniugi un prossimo concepimento e con un innocente bacio viene concepita Maria. Almeno questa è l'interpretazione medievale. Se pregare non fosse bastato, la religione cristiana offriva altre possibilità, come recarsi in pellegrinaggio a santuari dedicati alla maternità. La coppia poteva dare un'offerta simbolica come candele o una bambola di cera raffigurante un neonato. Era buona cosa confessarsi prima di un tentativo di concepimento, perché si pensava che la buona riuscita dipendesse anche dalla purezza spirituale. Alcuni sacerdoti benedicevano il letto matrimoniale o i genitali della coppia. Un altro metodo era toccare o dormire vicino a reliquie considerate sacre, come ossa di santi o frammenti di vesti. Per nulla inquietante. Se Dio non rispondeva, il secondo passo da fare, per chi poteva permetterselo, era rivolgersi alla conoscenza medica. Perché non si riesce a concepire? La somma esperta in ginecologia del Medioevo era la medica Trotula de Ruggero. A lei è attribuito il trattato sulle malattie delle donne prima, durante e dopo il parto, chiamato anche solo Trotula o Summa Quidicitur Trotula. Insomma, ha un sacco di nomi. Un'opera del XII secolo fondamentale per l'affermazione dell'ostetricia e della ginecologia come scienze mediche. Un vero punto di riferimento tra gli esperti nel Medioevo, tanto che fu tradotto dal latino anche in inglese e francese. Innanzitutto il medico avrebbe cercato di capire perché i due non riuscissero a concepire, e la prima cosa che si guardava era l'aspetto fisico. Infatti il manuale di Trotula dava molta importanza al peso di entrambi i coniugi. Diceva: ci sono alcune donne inutili per il concepimento, sia perché sono troppo magre e sottili, sia perché sono troppo grasse e la carne che circonda l'orifizio dell'utero lo restringe, non permettendo al seme dell'uomo di passare, diciamo, nell'utero. Ogni tanto mi dovrò un po' censurare, altrimenti l'algoritmo di YouTube mi uccide. Anche questo dovrà essere censurato, quindi l'algoritmo di YouTube mi fa la bua. Comunque,
Come vedremo più avanti, anche l'uomo doveva avere il giusto peso forma, anche se nel manuale non viene spiegata bene la ragione. Come ahimè non ho trovato la parte in cui dovrebbe trattare le persone troppo magre. La soluzione per le persone in sovrappeso era ovviamente farli dimagrire, ma niente dieta o esercizio fisico. Si cercava di farli calare di peso tramite bagni e altri metodi bizzarri. Metodi per le donne grasse. Non sono io che voglio usare questo termine, ma è proprio il manuale di Trotula che lo nomina. Il metodo cambiava a seconda del sesso del paziente e dello squilibrio umorale di cui soffriva. Trotula si preoccupava di ristabilire l'equilibrio degli umori seguendo la teoria elaborata da Galeno e Ippocrate, secondo la quale vi sono 4 umori che contribuiscono a creare le caratteristiche dell'essere umano. La bile nera legata alla terra con proprietà di secchezza e freddo, la bile gialla legata al fuoco con proprietà di secchezza e caldo, sangue legato all'aria con qualità di umidità e caldo e il flegma legato all'acqua con qualità di umidità e freddo. Quando l'equilibrio tra questi viene a mancare subentrano malesseri e malattie. Il manuale dice: per una donna sovrappeso flemmatica, ovvero con uno squilibrio freddo-umido, si deve preparare per lei un bagno con acqua di mare moderatamente salata mescolata ad acqua piovana. In questo bagno si aggiungono varie erbe, cioè ginepro, nepitella, menta romana, alloro spinoso, eccetera eccetera, e altre erbe calde di questo tipo. In questo bagno deve rimanere fino a sudare sufficientemente, poi la si adagi a letto con cura e la si copra bene. Insomma, pensavano di farla dimagrire a forza di saune. Se desidera del cibo, le si dia inizialmente rosata novella. Cos'è? Non lo so. Inoltre le si somministri cibo buono, sano e caldo, insieme a vino di ottima qualità assunto con moderazione. Questo bagno deve essere preparato per lei 3 o 4 volte al giorno e anche il giorno seguente. Il terzo giorno si effettui una fumigazione molto buona e dall'odore intenso. Le fumigazioni indicate nel trattato non erano per il naso, ma come vedremo dopo per le parti intime. Continua dicendo: lo stesso trattamento per gli uomini freddi, e invece di una fumigazione, perché lì sotto è un po' diverso, somministriamo loro medicine calde e rinvigorenti. Questi metodi tutto sommato sono piacevoli, ma se la donna in sovrappeso sembrava soffrire di idropisia, ovvero un accumulo di liquidi, non le sarebbe andata altrettanto bene. Se tuttavia la donna è in sovrappeso e sembra soffrire di idropisia, mescoliamo sterco di vacca con vino di ottima qualità e con questa miscela la ungiamo. Successivamente la facciamo entrare in un bagno di vapore fino al collo, che deve essere molto caldo, grazie a un fuoco fatto con legno di sambuco. In questo bagno, mentre è coperta, deve sudare abbondantemente e, come in un bagno di sudore, deve rimanervi fino a purgarsi un po' attraverso le vie inferiori. Ciò che viene espulso sarà di un colore piuttosto verdastro. Dopo aver sudato a fondo, si lavi con l'acqua del bagno precedente e poi vada a letto con cautela. Questo trattamento deve essere eseguito 2, 3 o 4 volte a settimana, fino a che non sarà sufficientemente dimagrita. Va nutrita bene e le si faccia bere vino buono e profumato. Con questo trattamento rendiamo anche gli uomini grassi più magri. Ma per gli uomini in sovrappeso c'era anche un altro metodo. Prepariamo per loro una fossa vicino alla riva del mare nella sabbia e, come descritto in precedenza, li ungiamo. Quando il caldo è molto intenso, li posizioniamo a metà nella fossa, ricoprendoli parzialmente con sabbia calda versata sopra. In questa posizione li facciamo sudare abbondantemente, dopodiché li laviamo accuratamente con l'acqua del bagno precedente. Se i coniugi raggiungevano una forma fisica accettabile e ancora non riuscivano a concepire, allora bisognava stabilire di chi fosse la colpa tra i due. Come stabilire di chi è la colpa? Si sapeva che la sterilità potesse essere sia femminile che maschile, ciò nonostante si tendeva a dare più spesso la colpa alla donna. Primo,
Perché sì, esisti per quello, quindi se non riesci ad assolvere al tuo scopo è colpa tua. Poi perché a volte gli uomini avevano dei figli illegittimi, anche prima del matrimonio, mentre la donna non poteva. Quindi non si sapeva se andando con altri magari avrebbe generato. Per capire di chi fosse la colpa, Trotula dà un semplice test da fare. Prendi 2 recipienti, in ciascuno metti crusca di grano e aggiungi un po' di urina dell'uomo in uno e un po' di urina della donna nell'altro e lascia i recipienti per 9 o 10 giorni. Se l'infertilità è colpa della donna, troverai molti vermi nel suo recipiente e la crusca avrà un cattivo odore. Troverai lo stesso nell'altro recipiente se la colpa è dell'uomo. E se non trovi nulla in nessuno dei due, allora non c'è alcun difetto e possono essere aiutati dal beneficio della medicina per concepire. Se non si trovavano vermi in nessuna delle 2 ciotole, si pensava che i 2 avrebbero concepito, ma solamente quando Dio avesse voluto. Ci sono esempi di donne medievali che hanno concepito oltre l'età media fertile di quel tempo. La regina Eleonora d'Aquitania diede alla luce Giovanni senza terra a 44 anni. Eleonora di Castiglia ebbe il re Edoardo II a 42 anni. Stabilito di chi fosse la colpa o che nessuno dei due avesse particolari problemi, si ricorreva ai più svariati rimedi. Iniziamo dai consigli medici più comuni. I medici medievali consigliavano cibi considerati caldi o umidi, secondo la teoria degli umori. Per esempio, miele, noci e fichi erano consigliati per migliorare la fertilità. Bisognava evitare cibi freddi o secchi, come i legumi, poiché si pensava rendessero il corpo troppo arido per il concepimento. I medici suggerivano di avere rapporti dopo il ciclo mestruale, quando la donna era considerata pulita e il suo corpo pronto. Posizione del missionario, perché facilitava il passaggio del seme verso l'utero, e dopo il rapporto si consigliava alle donne di rimanere sdraiate con le gambe sollevate per aiutare il seme a raggiungere il grembo. Si poteva bere anche infusi di erbe considerate fertilizzanti o applicarle come unguento sull'addome. Si utilizzavano piante come il silfio, che oggi è estinto, la ruta, la salvia, il rosmarino. C'era poi la costosissima radice di mandragola per chi se lo poteva permettere. Questa è menzionata come aiuto per la fertilità fin dal libro della Genesi. Trotula consigliava alla donna di prendere il fegato e i testicoli di un piccolo maiale o cinghiale, ridurli in polvere e berli con del vino dopo la purgazione del ciclo mestruale. Se il problema è del marito, sarà lui a dover bere la pozione. Oppure la donna prenda della lana umida immersa nel latte d'asina, la leghi sull'ombelico e la mantenga lì fino al rapporto con il marito. Se questi rimedi non bastavano, bisognava indagare più a fondo e capire quale squilibrio umorale non permetteva il concepimento. I coniugi erano di costituzione calda o fredda. Per capirlo, il manuale di Trotula propone questo test per le pazienti donne. Si unge un pezzo di ovatta con olio di menta romana, di alloro o un altro olio caldo e si inserisce un pezzo della dimensione di un mignolo nella patafrolla di notte, quando la donna va a dormire, fissandolo intorno alle cosce con un laccio resistente. Se l'ovatta, sentite bene, viene risucchiata all'interno, questo indica che la donna soffre di frigidità, un aspirapolvere. Se invece viene espulsa, sappiamo che soffre di calore. In entrambi i casi si deve intervenire in questo modo. Donna troppo calda, soggetta a calore umido. Quando l'utero è soggetto a calore o umidità eccessivi, diventa troppo scivoloso e non riesce a trattenere il seme. Altre volte per la sua eccessiva umidità soffoca il seme e a volte non riesce a concepire a causa dell'eccessivo calore dell'utero che brucia il seme. Per raffreddare l'utero si deve predisporre una fumigazione con erbe fredde in questo modo. Poiché i contrari si curano con i contrari, mettiamo altea, viole e rose in acqua e facciamo una fumigazione con il decotto di queste sostanze. Da quello che ho capito, la fumigazione era localizzata alle parti intime, perché anche in altri manuali ho trovato questo tipo di fumigazioni, e spiegano che le erbe tritate andavano messe in una padella sui carboni ardenti. Poi si faceva sedere la donna su una sedia perforata, così da ricevere il fumo attraverso le parti basse.
Ma c'è una spiegazione per questo strano consiglio. Nella tradizione di Galeno si riteneva che vagina e utero sentissero gli odori e che si potessero dunque curare con suffimigi e applicazioni di sostanze profumate o puzzolenti a seconda dei casi. Secondo il manuale, se la paziente aveva costantemente gli occhi lacrimanti, allora il problema era un'eccessiva umidità dell'utero. Infatti, dice Trotula, poiché l'utero è collegato al cervello tramite i nervi, è inevitabile che il cervello soffra insieme all'utero. Di conseguenza, se l'utero ha al suo interno un'umidità eccessiva, quest'ultima riempie il cervello e fluendo verso gli occhi li costringe involontariamente a lacrimare. E poiché il cervello soffre con l'utero, un altro segno sarà l'angoscia mentale della donna quando soffre di ritenzione mestruale. Pertanto, prima di tutto deve essere purgata con Theodoricon Euporiston. Non so cosa sia, se voi lo sapete scrivetemelo e non so, mi dispiace come si pronunci. Successivamente si prescrive di preparare 3 o 5 pillole dello stesso Theodoricon o del Paulinum e di avvolgerle in cotone affinché non si dissolvano, inserendone quante se ne riescono tramite i genitali. Se l'utero non è stato ben purgato, il secondo giorno preparerai un pessario allo stesso modo usando trifera o trifera con un po' di muschio. Questo trattamento va continuato a lungo fino a quando non si nota che è stata eliminata l'umidità in eccesso. Successivamente si prende un po' di muschio con olio o un'altra sostanza odorosa che si inserisce di nuovo nella patafrolla. Se la purga è stata efficace, la donna sentirà l'odore del muschio nella bocca e chiunque la baci penserà che stia tenendo del muschio in bocca. Allo stesso modo, se diventa assetata a causa di questa purgazione, saprai che è stata ben purgata e una volta purgata dovrebbe avere rapporti frequenti per poter concepire. Situazione di calore ma secco. Se invece una donna presentava labbra ulcerate e screpolate come se esposte al vento del nord, si noteranno macchie rosse, una sete incessante e perdita di capelli. La causa era un eccessivo calore e secchezza. Il manuale dice: in questo caso, se la donna ha 30 anni e soffre di questa condizione da molto tempo, giudicherai che sia incurabile. Se invece è giovane e la malattia non è cronica, la aiuterai in questo modo. Prendi Altea e Artemisia, cuocile in acqua e con tale decotto effettua una fumigazione sulla paziente per 3 o 4 volte. Tra queste fumigazioni preparerai dei suppostori e anche dei pessari vaginali con olio di muschio e un po' di muschio stesso, affinché l'utero, grazie alle numerose fumigazioni, acquisti forza, levigatezza e morbidezza, si asciughi. Questi trattamenti erano da ripetere fino a quando i sintomi non fossero scomparsi. E se una donna invece era troppo fredda, se invece la donna soffre di frigidità, che è la condizione migliore, si deve preparare per la donna una fumigazione e un pessario con menta romana, foglie di alloro e erbe di salice. Dopo che l'eccessiva abbondanza di umori è stata eliminata, sarà pronta per concepire. Successivamente si prepara una fumigazione per le donne che è straordinariamente efficace e rinvigorente. Prendi chiodi di garofano, nardo spica, storace calamita e noce moscata e mettili in un guscio d'uovo sopra alcune braci calde. Prepara una sedia perforata in modo che tutti i fumi vengano indirizzati verso l'interno. Se invece il concepimento è impedito a causa dell'uomo, dice Trotula, ciò può derivare da un difetto dello spirito che spinge il seme, da un difetto di umidità o da un difetto di calore. Se il problema è un difetto di calore, non avrà desiderio sessuale. Per tali uomini è necessario ungere i lombi con arrogon o prendere semi di rucola e euforbia, ridurli in polvere fine, mescolarli con olio di muschio e olio di menta romana e ungere i lombi. Se il problema deriva da un difetto degli spiriti, non avrà desiderio. In questo caso lo aiutiamo con un unguento che stimola molti spiriti. Se il problema è un difetto del seme, durante i rapporti emetterà poco o nessun seme. Uomini del genere vengono aiutati
mischiati con sostanze che aumentano e generano seme, come cipolle, pastinache e simili, talismani e amuleti. Esistevano poi rimedi che mescolavano tra loro rituali pagani, superstizione e religione cristiana. Questi metodi si trovavano sul sottile confine tra il regno dei miracoli di Dio e la stregoneria. Tra questi metodi troviamo gli amuleti e talismani da portare con sé raffiguranti santi come Sant'Anna o la Vergine Maria, oppure erano fatti di materiali che si credeva favorissero la fertilità, come le corna di animali, spesso erano capre o cervi. C'erano anche talismani fatti con un uovo di gallina fecondato che veniva bruciato e le ceneri venivano messe in un sacchettino da portare al collo legato con un filo verde e bianco. A Natale poi c'erano donne che legavano un rametto di vischio al braccio o vicino alla pancia. Gli amuleti potevano essere fatti anche di pietre preziose o semipreziose come l'agata o il granato. Diverse comunità avevano anche custodi di pietre. C'erano molti siti che fin dai tempi antichi erano stati luoghi in cui le donne facevano offerte agli dei o spiriti per aiutarle a concepire. In questi luoghi a volte trovavi figure di uomini e animali scolpite nella collina, alcune pietre erette, alcune pietre oscillanti e sorgenti come il pozzo della fertilità dell'isola di Skye, a cui il bestiame veniva portato a bere per aiutarlo a concepire e che le donne usavano per lo stesso scopo. Molti di questi siti pagani vennero distrutti o occupati dalla Chiesa durante il Medioevo, ma piccole pietre vennero portate via da questi luoghi e tramandate di generazione in generazione ai custodi delle pietre. Se una donna voleva concepire, andava dal custode delle pietre che le permetteva di tenere la pietra e si credeva che lo spirito del luogo da cui era stata presa la pietra chiamasse un bambino nel suo grembo. Ancora oggi nel Lincolnshire esiste un custode di pietre che possiede una pietra usata per generazioni. Si dice che originariamente questa pietra provenisse da Cahir, nella contea di Limerick in Irlanda. Per queste pietre non bisognava pagare, ma alla donna di solito veniva chiesto di lasciare una sorta di offerta che fosse personale per lei, come un pezzo di stoffa del suo vestito preferito. Fino al 1920 si credeva che i pilastri della cattedrale di St. Paul a Londra fossero stati scolpiti da pietre prese da un antico sito di fertilità e venivano regolarmente abbracciati dalle donne che volevano concepire. C'era anche chi si spingeva oltre alla semplice superstizione e si rivolgeva a streghe e guaritori per rituali, pozioni e incantesimi. In questi rituali venivano spesso utilizzati simboli legati alla fecondità, come il cerchio o le uova. Anche i semi avevano una valenza simbolica. Spargerli nei campi prima o dopo i rapporti simboleggiava la semina nel corpo della donna, favorendo il concepimento. Esistevano anche rituali disgustosi e inquietanti, come quelli con il sangue mestruale. Vedo già le pancine che prendono appunti. Anche se il sangue mestruale era spesso visto come impuro, in alcuni casi veniva usato in pratiche magiche. Ad esempio, si riteneva che se una donna metteva un po' del proprio sangue mestruale in un amuleto, questo potesse garantire una maggiore fertilità. C'erano poi incantesimi con ossa e resti umani. In alcune tradizioni magiche si credeva che le ossa dei bambini morti prima del battesimo fossero potenti catalizzatori per la fertilità. Questo tipo di pratica era raro, per fortuna, e spesso considerato eretico, ma è comunque documentato in racconti folcloristici. Esistevano anche riti con candele e bambole di cera. In alcuni villaggi le donne preparavano bambole di cera raffiguranti i neonati e le lasciavano vicino al letto durante i rapporti. Questo atto serviva come simbolo per attirare un figlio nel grembo. Le candele venivano usate per simboleggiare la luce della vita. Si credeva che farle bruciare durante il rapporto aumentasse le probabilità di concepire. La magia sessuale. In alcuni rituali esoterici, come ingredienti in incantesimi per la fertilità, venivano utilizzati fluidi corporei, come il sudore o il seme maschile. Alle coppie disperate a volte veniva consigliato di compiere un atto simbolico, come scavare un piccolo solco nella terra e simularvi un rapporto per seminare la fertilità. Esistevano anche pratiche legate agli animali. Non sto parlando fortunatamente di niente che abbia attinenza col campo sessuale. Alcune credenze consigliavano di far dormire un gatto nero o una gallina nelle vicinanze del letto,
pensando che la loro presenza potesse attrarre la fertilità. Le rane erano viste come simboli di abbondanza e fertilità. In alcuni casi le donne portavano con sé piccole rane scolpite oppure vive. Mangiare cibi simbolici. In alcune culture rurali le donne mangiavano il cuore di un animale appena cacciato, perché si pensava che il cuore fosse il centro della vita e trasferisse energia vitale alla donna. C'era chi poi mangiava uova crude o sepolte per qualche giorno sotto la terra, metodo che simboleggiava la nascita della vita. Anche i pesci fin dall'antichità sono stati associati alla fertilità. Il salmone era il simbolo degli organi sessuali della donna. Una ricetta medievale per rimanere incinta era quella di prendere un pesce trovato dentro un altro pesce e friggerlo con il fegato di una lepre finché entrambi non si fossero seccati, per poi macinare il tutto fino a ridurlo in polvere e con la farina berlo in acqua. La lepre, animale molto prolifico, era associata alle antiche dee della fertilità. Quindi molti rimedi per la fertilità prevedevano di portare addosso o consumare parti di una lepre, come bere polveri ricavate dalla sua pelle o stomaco essiccati. La placenta. La placenta, sia animale che umana, era vista come un organo misterioso e potente, perché nutriva il feto durante la gravidanza. Per questo si pensava che potesse contenere un'energia vitale capace di influenzare positivamente la fertilità di chi la utilizzava. La placenta animale veniva quindi usata in diversi modi. Ad esempio veniva seppellita in campi fertili o vicino a un albero per simboleggiare la semina di una nuova vita. Una pratica diffusa era quella di mangiare piccole quantità di placenta di animali ritenuti fertili, come capre, mucche o cervi. In questo modo le qualità fertili dell'animale si sarebbero trasmesse alla donna. Poteva essere consumata cruda, essiccata e polverizzata o miscelata con miele e erbe per migliorarne il sapore. Pezzi di placenta animale venivano trasformati in amuleti da indossare o tenere vicino al corpo per proteggere la donna da malocchi o influssi negativi che potevano impedire il concepimento. In alcune tradizioni l'amuleto veniva cucito all'interno degli abiti della donna, vicino al ventre, per attirare la fertilità. La placenta animale veniva talvolta ridotta in polvere e mescolata con unguenti o oli da applicare sulla pelle, in particolare sulla zona dell'addome. Questo metodo simboleggiava un assorbimento diretto delle sue qualità vitali. Alcune donne usavano bagni rituali in cui pezzi di placenta erano immersi nell'acqua per trasferire la fertilità. La placenta nei rituali magici veniva talvolta bruciata nel fuoco insieme ad altre erbe o spezie. Il fumo generato era considerato purificante e propiziatorio. I guaritori medievali durante questi rituali magici recitavano preghiere o incantesimi mentre manipolavano la placenta. E in tutto questo, cosa ne pensava la Chiesa? Sebbene la Chiesa non approvasse esplicitamente l'utilizzo della placenta animale per scopi magici, alcune pratiche popolari sopravvivevano sotto la forma di rituali benedetti. Ad esempio, la placenta poteva essere benedetta da un prete prima di essere utilizzata. La Chiesa tollerava le pratiche con la placenta soprattutto se erano pratiche in contesti rurali, dove la medicina ufficiale non era accessibile. E i medici cosa ne pensavano? Solitamente i medici consideravano l'uso della placenta animale superstizioso e inefficace. L'astrologia. Nel Medioevo l'astrologia aveva un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e nelle pratiche mediche. Veniva quindi utilizzata anche per aumentare la possibilità di concepimento. Gli astrologi fornivano consigli basati sulla posizione degli astri per determinare i momenti più propizi per la procreazione. Gli astrologi nel Medioevo erano figure rispettate e spesso consultate non solo da privati cittadini, ma anche da nobili e regnanti. Le tecniche astrologiche richiedevano infatti una conoscenza avanzata di matematica e astronomia. Non tutti potevano permettersi le costose consulenze astrologiche, di conseguenza solo le famiglie più abbienti avevano accesso a previsioni dettagliate, mentre la maggior parte delle persone si affidava a consigli più generali o a superstizioni popolari. Si consultavano gli astrologi per capire quali fossero i giorni migliori per concepire secondo le posizioni della Luna, di Venere e Marte. La Luna era considerata estremamente influente sulla fertilità femminile. Si credeva che le sue fasi regolassero i fluidi corporei e influenzassero il ciclo mestruale. Il momento migliore per
per tentare la concezione era durante la luna piena, quando si riteneva che la potenza femminile fosse al massimo. Inoltre si pensava che concepire durante la luna crescente aumentasse le possibilità di avere un figlio maschio, mentre durante la luna calante si favorisse la nascita di una femmina. Venere, il pianeta dell'amore e della bellezza, era spesso associato alla fertilità femminile. Una configurazione favorevole di Venere nel cielo era considerata un segnale positivo per il concepimento. Marte, invece associato alla virilità e alla forza, era considerato influente per la fertilità maschile. Una sua posizione forte nel cielo era ritenuta importante per potenziare la vitalità del seme maschile. Gli astrologi medievali studiavano il tema natale della coppia per identificare gli allineamenti stellari favorevoli al concepimento. Venivano calcolati quali fossero i momenti astrologicamente propizi in cui il seme e l'ovulo si sarebbero incontrati in condizioni ottimali. C'erano periodi astrologici considerati infausti per il concepimento, come quando Saturno era dominante. Il pianeta infatti era associato a ostacoli e ritardi. Gli astrologi preparavano talismani durante momenti astrali specifici che le coppie dovevano portare con sé per aumentare la fertilità. Questi talismani potevano contenere simboli di Venere o Luna e erano spesso incisi su metalli associati a questi pianeti, come il rame per Venere. Davano anche consigli sui migliori orari del giorno o della notte per avere rapporti, sempre basandosi sulle posizioni planetarie. Ad esempio, si consigliava di avere rapporti all'alba durante un aspetto favorevole della Luna per massimizzare le possibilità di successo. I bagni caldi. I bagni caldi erano una pratica multifunzionale nel Medioevo. Erano visti sia come rimedio fisico che come rituale simbolico per la fertilità. Il bagno caldo non solo rilassava il corpo, ma era un trattamento medico per bilanciare gli umori. Secondo la teoria degli umori, infatti, avrebbe riscaldato un utero freddo per renderlo più ricettivo per ricevere il seme. Nei bagni si aggiungevano erbe specifiche ritenute utili per la fertilità, come il rosmarino, che stimolava la circolazione e riscaldava il corpo, la ruta per il suo simbolismo legato alla fecondità, la salvia, ritenuta capace di migliorare le funzioni dell'utero. In alcune regioni si utilizzavano oli estratti da fiori o semi per aumentare l'efficacia del trattamento. Le sorgenti termali erano viste come luoghi sacri e curativi. I bagni in queste acque erano consigliati per la loro temperatura naturalmente calda e per la presenza di minerali considerati capaci di purificare il corpo e favorire il concepimento. Due siti termali associati alla fertilità erano Bath in Inghilterra e Baia nel Regno di Napoli. Sebbene non tutti i bagni pubblici fossero destinati a scopi terapeutici, alcune strutture, specialmente nei monasteri o nei conventi, offrivano bagni con l'intenzione di favorire la salute e la fertilità. Il bagno caldo non rappresentava solo un momento di cura fisica, ma anche un rituale purificatore. Si credeva che l'acqua fosse in grado di eliminare impurità che ostacolavano il concepimento. Dopo il ciclo mestruale, un bagno caldo era considerato essenziale per pulire l'utero e prepararlo al concepimento. Alcuni rituali simbolici per la fertilità prevedevano di fare il bagno durante specifiche fasi lunari o in particolari periodi dell'anno per amplificarne l'effetto. In alcuni contesti religiosi si aggiungeva acqua benedetta al bagno per chiedere l'intercessione divina. Come gesto propiziatorio si aggiungevano semi, simbolo di fertilità, o petali di fiori come la rosa. Sebbene i bagni caldi fossero consigliati, si credeva che un calore eccessivo potesse cuocere o danneggiare il seme maschile o l'utero, quindi la temperatura doveva essere moderata. Invece, una volta concepito, si evitavano i bagni caldi per timore che potessero causare un aborto spontaneo. Le ultime pratiche che vediamo per rimanere incinte nel Medioevo sono quelle bizzarre e superstiziose. Molti medici medievali raccomandavano di bere latte di vari animali o essiccarlo e usarlo come pessario per il collegamento che c'era tra allattamento e gravidanza. Bere latte prima dei rapporti era visto come un modo per rafforzare il corpo e aumentarne le capacità di concepire. Il latte considerato più efficace nell'aiutare il concepimento era quello di asina, di cavallo, di cervo, di capra. E ho trovato anche quello di orso, ma non capisco come potessero mungerlo. Era credenza diffusa che se una donna non riuscisse a concepire, un'amica avrebbe potuto darle dei semi di prezzemolo
da piantare. Man mano che il prezzemolo cresceva, un bambino sarebbe cresciuto dentro di lei. Poiché il prezzemolo è molto lento a germinare, si diceva che i semi vanno al diavolo 7 volte prima che il verde si alzi sopra la terra. Questo metodo potrebbe essere stato semplicemente un modo per aiutare la donna a rilassarsi e darle tempo. In nessun caso però la donna doveva mangiare il prezzemolo, perché credevano che se fosse stato mangiato 3 volte al giorno avrebbe prodotto un aborto. Un altro rimedio era bere sangue di cervo, considerato un animale forte e virile che avrebbe trasmesso la sua vitalità alla coppia. Nelle comunità di pescatori le madri consigliavano alle donne di avere rapporti quando la marea stava salendo, perché ciò avrebbe trascinato un bambino nell'utero. In alcune comunità le donne venivano incoraggiate a bere un pochino di urina del marito, un atto simbolico basato sull'idea che l'urina potesse contenere in una forma concentrata la forza vitale maschile, aiutando così a preparare il corpo femminile per il concepimento. Gli alberi erano considerati simbolo di fertilità per la loro capacità di generare frutti, così dormire o riposare sotto un albero di mele era una pratica comune per stimolare la fertilità, ma anche querce o alberi associati a divinità pagane della fertilità potevano essere scelti per le loro proprietà magiche. I test di gravidanza. Nel Medioevo la mancanza di ciclo mestruale non necessariamente indicava una gravidanza in corso. Spesso il ciclo saltava per malattie o denutrizione, perciò anche nel Medioevo cercavano dei metodi per capire se una donna fosse incinta. Ad esempio, il testo medico ippocratico Aforismi del IV secolo a.C. suggeriva di dare da bere idromele prima di andare a letto. Questa bevanda, composta da vino, acqua e miele, si diceva causasse dolore e rumori nell'addome se la donna aveva concepito. Secrets of Women, un testo medico del XIII secolo, indicava che se i seni di una donna puntavano verso il basso, significava che era incinta. Si credeva che ciò accadesse perché durante il concepimento il sangue mestruale si muoveva verso l'alto arrivando ai seni. Il metodo più diffuso e probabilmente più attendibile era l'osservazione dell'urina, pratica chiamata uroscopia o uromanzia. Un test popolare prevedeva di mescolare urina e vino e osservare i cambiamenti. Poiché l'alcol può reagire con le proteine presenti nell'urina, questo test poteva avere successo se condotto da qualcuno in grado di riconoscere i cambiamenti di colore correlati. Dal Medioevo in poi si credeva che un ago immerso nell'urina di una donna diventasse rosso o nero se era incinta. Questi test potevano essere eseguiti sotto la supervisione di un medico o autonomamente. Siamo giunti alla fine di questo lungo viaggio tra i metodi per rimanere incinte nel Medioevo. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, così non solo rimanete aggiornati sui nuovi video, ma aiutate anche il canale. Se poi vi piacciono le magliette con stampe originali come questa qui, andate su pumplin.com e con il mio codice BBEveryday avrete in omaggio delle calze gratis. Se sono in omaggio sono gratis. Vi lascio tutto nella descrizione sotto al video, dove trovate anche dei libri sull'argomento che ho trattato in questo video. Ci troviamo su Instagram o alla prossima volta qui con un altro video. Ciao!